Buongiorno a tutti, un nuovo video di geometria analitica. In questo andremo a considerare i luoghi geometrici. Vedremo cosa sono i luoghi geometrici, qual è l'equazione in generale nel piano e nello spazio, cercheremo di capire il significato geometrico ma anche algebrico dei luoghi geometrici e vedremo alcuni esempi. Ti invito a seguire con attenzione il video. Andiamo subito a vederlo. Iniziamo a definire il luogo geometrico. Successivamente andremo a considerare la corrispondenza biunivoca e le equazioni dei luoghi geometrici. Poi vedremo la differenza fra luogo geometrico piano e solido. Successivamente termineremo con alcuni esempi di luoghi geometrici. La prima cosa importante da definire è chiaramente cosa intendiamo per luogo geometrico. Il luogo geometrico è l'insieme di tutti i punti del piano o dello spazio che hanno una certa proprietà geometrica. Quindi entra in gioco il concetto di tutti i punti del piano o dello spazio che hanno una certa proprietà geometrica. Esempio. Facciamo subito un esempio. Una retta o una circonferenza nel piano, ma un cono o il cilindro anche nello spazio, sono esempi di luoghi geometrici. Per quale motivo? Poi lo approfondiremo. Se noi prendiamo per esempio la circonferenza, tutti i punti che definiscono la circonferenza, che stanno su di essa, hanno la proprietà di avere la stessa distanza da un punto fisso dentro centro. Questa distanza è il raggio. Quindi la proprietà per la circonferenza, questa linea chiusa, che fa sì che lei sia un luogo geometrico nel piano, è proprio questa, di avere la stessa distanza di tutti i punti che la compongono, che la formano, dal centro. Vediamo ora cosa intendiamo per corrispondenza biunivoca ed equazioni dei luoghi geometrici. Abbiamo già visto la corrispondenza biunivoca quando abbiamo parlato di piano cartesiano. Ti rimando a quel video se vuoi approfondire. Qui comunque vedremo che possiamo collegare la proprietà geometrica alla proprietà algebrica. C'è sempre, attenzione, questo collegamento tra geometria e algebra grazie alla corrispondenza biunivoca. Fra che cosa? Fra i punti del piano, pxy, e le coppie ordinate di numeri reali xy. Ti ricordo che per il piano cartesiano avevamo visto che fissato un punto nel piano cartesiano, quindi un ente geometrico, avevamo automaticamente associate due coordinate, la x e la y, che sono nella pratica due numeri reali. Allo stesso modo, e qua c'è il concetto di corrispondenza biunivoca, fissati i due numeri reali, una coppia, automaticamente avevamo un punto definito. Si vede come praticamente si può passare dall'algebra alla geometria, dalla geometria all'algebra. Questo è il concetto di corrispondenza biunivoca. Ma torniamo qua ai nostri luoghi geometrici. Cosa significa? Significa che, come già ho anticipato, se nel piano fissiamo una coppia di numeri reali, otteniamo un punto. Ma se allo stesso modo nel piano fissiamo un punto, adesso è associata una coppia di numeri reali. Qua praticamente ho schematizzato, ho sintetizzato quello che ho detto prima, ok? E che è spiegato anche nel video al quale ti rimando sul piano cartesiano. Se abbiamo una figura geometrica, quindi stiamo parlando di geometria, possiamo associare ad essa un'equazione, quindi fare un discorso algebrico. Per questo motivo, per questa caratteristica importantissima della corrispondenza biunivoca. Cioè, quando abbiamo una linea nel piano cartesiano, una curva, ad essa è associata un'equazione. Viceversa, quando abbiamo un'equazione, quindi algebra, associamo un ente geometrico, in questo caso una curva. Quindi come possiamo schematizzare tutto questo ragionamento? Scrivendo che f di xy è uguale a 0 è l'equazione di un luogo geometrico piano, mentre f di xyz uguale a 0 è l'equazione di un luogo geometrico solido. Cosa vuol dire f di xy? Vuol dire che questa funzione
dipende dalle variabili x e y, che sono due perché qua siamo nel piano, mentre f di xyz vuol dire che è una funzione dipendente da tre variabili x, y, z. È evidente che quando siamo nel piano abbiamo due dimensioni, è bidimensionale il piano, può essere il piano della lavagna, il foglio, il tavolo, un muro. Invece quando siamo nello spazio abbiamo bisogno, per descrivere il nostro ente geometrico, di tre coordinate, non bastano due, quindi si dice che siamo in tre dimensioni, lo spazio è tridimensionale. Procediamo nello studio del luogo geometrico. Andiamo a considerare l'equazione f di xy uguale a 0. Questa è un'equazione che contiene le due variabili x e y. Siamo evidentemente nel piano e non nello spazio, altrimenti avremmo anche una terza coordinata, la z. Ragioniamo in questo modo. Se al posto di x e y, che sono due lettere, andassimo a sostituire le coordinate dei punti del luogo, l'equazione sarebbe soddisfatta. Questo qua è un concetto fondamentale. Attenzione, vuol dire che se noi al posto delle lettere che compongono l'equazione, in questo caso xy, andiamo a inserire dei valori numerici e questi valori numerici fanno sì che l'equazione è uguale a 0 e soddisfatta, quindi questi punti stanno sulla nostra curva, che può essere una retta, può essere una parabola o altra sezione conica. Quindi questo è il concetto fondamentale per capire cos'è un luogo geometrico. Facciamo una parentesi molto importante. Abbiamo già detto in precedenza che una coordinata in più fa sì che siamo nello spazio. Allora, cosa accade? Se oltre alle x e y avessimo la z, avremmo un luogo geometrico nello spazio, cioè in tre dimensioni e non in due dimensioni. L'equazione non sarebbe più f di xy uguale a 0, ma dovremmo scrivere f xyz uguale a 0, cioè un'equazione con all'interno tre variabili, x, y e z, e non due. Vediamo un esempio di luogo geometrico nel piano, la retta. Qua a destra ho indicato una retta chiamata R, ho preso un punto A di coordinate xy. Allora, innanzitutto, la retta è una successione infinita di punti. Questi punti, inseriti nell'equazione della retta, devono soddisfare l'equazione della retta. Cosa vuol dire? Vediamo di spiegarlo in un altro modo. Se andiamo ad inserire nell'equazione tutte le coppie di coordinate xy dei punti che stanno sulla retta, cioè se al posto della x mettiamo il suo valore numerico e facciamo la stessa cosa anche per la y, si verifica che l'equazione della retta è soddisfatta. Cosa significa soddisfatta? Che l'uguaglianza f di xy è uguale a 0. Qua l'abbiamo visto in un altro modo, quindi questo è un concetto fondamentale. Andiamo adesso a vedere alcuni esempi di luoghi geometrici. Dopo aver definito il luogo geometrico, aver visto che possiamo avere luoghi geometrici nel piano e nello spazio, con equazioni che cambiano, coordinate che cambiano, 2 nel piano, x e y, 3 nello spazio, x, y, z. Quindi dopo aver fatto questa premessa che ci ha fatto capire cos'è un luogo geometrico, andiamo a vedere qualche esempio. Allora, iniziamo con l'asse di un segmento. Abbiamo il segmento AB di coordinate AB. L'asse di un segmento, attenzione, è il luogo dei punti del piano equidistanti dagli estremi del segmento. L'asse del segmento è questa retta. Questa retta passa nel punto medio del segmento AB e su questa retta tutti i punti, qua ho considerato a caso il punto C, ma potevo considerare un qualsiasi altro punto su questa retta, ha la proprietà di avere la stessa distanza dagli estremi. Quindi AC è uguale a BC. Avendo questa proprietà, questa caratteristica, possiamo dire che l'asse del segmento è un luogo geometrico piano. Vediamo un altro esempio di luogo geometrico, che era già stato accennato in precedenza, la circonferenza. Allora abbiamo una circonferenza di centro O e
e raggio OA. Ho considerato il punto A, ma se andassi a prendere un altro punto, per esempio il punto B, questo punto B avrebbe dal centro la stessa distanza, R, che è il raggio. Quindi, cosa possiamo dire? Che tutti i punti su questa linea chiusa, che prende il nome di circonferenza, ricordo che la circonferenza, la lunghezza della circonferenza è il perimetro del cerchio, questo è il cerchio, il suo perimetro, il suo bordo è la circonferenza. Stavo dicendo che tutti i punti sulla circonferenza hanno la proprietà di avere la stessa distanza da un punto fisso che è il centro. Questa è una proprietà che fa sì che la circonferenza sia un altro esempio di luogo geometrico nel piano. Vediamo un altro esempio di luogo geometrico nel piano, la parabola. Qua è rappresentata una parabola di vertice, vedete V, fuoco, l'asse della parabola è questa linea che passa nel vertice, e direttrice questa retta esterna alla parabola. Attenzione, adesso ci interessa poco capire quale sia l'equazione di questa parabola, come si è ottenuta questa parabola, non ci interessa. Ok, l'obiettivo di questo video non è quello di ricavare la parabola, disegnare una circonferenza, ci saranno altri video su questo. Quello che ci interessa è capire il concetto di luogo geometrico. Quindi, per la parabola possiamo dire che la parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti, cioè che hanno la stessa distanza, da che cosa? Da un punto fisso detto fuoco e da una retta detta direttrice. Ragioniamo un attimo, ipotizziamo di prendere il punto D, che è un qualsiasi punto della parabola. Se noi andiamo a condurre la distanza rispetto alla direttrice, otteniamo, come vedete, 3,25. Ok, adesso consideriamo la distanza dallo stesso punto D al fuoco della parabola. Otteniamo 3,25. Cosa vediamo? Che la distanza che questo punto ha dalla direttrice e dal fuoco è la stessa. Potrei prendere un qualsiasi altro punto sulla parabola. Avrei per tutti la stessa cosa. La distanza è la stessa. Questo ci permette di capire che la parabola è un luogo geometrico nel piano, perché ha una caratteristica molto importante, che è proprio questa, dalla equidistanza di un punto qualsiasi dalla direttrice e dal fuoco. Vediamo adesso l'ellisse come luogo geometrico nel piano. È disegnata in questo piano cartesiano XY l'ellisse. L'ellisse è caratterizzata dai due fuochi F1 e F2. Anche qua andiamo a vedere perché è un luogo geometrico piano, perché ha una caratteristica importante che è questa. Per l'ellisse, la somma delle distanze dai punti fissi, detti fuochi, è costante. E qua nel disegno si vede bene, perché ho preso il punto C, che è un punto qualsiasi dell'ellisse, e il punto D. Sono due punti qualsiasi, sia C che D dell'ellisse. C ha una distanza da F1 che è 0,71, mentre da F2 è 3,29. Allo stesso modo D dista dal fuoco F1 1,51, dal fuoco F2 2,49. Bene, se andiamo a sommare 3,29 più 0,71 otteniamo la somma, che è 4, che è la stessa di 1,51 più 2,49. Quindi vediamo che si conserva la somma delle distanze dai punti dell'ellisse dai fuochi. Questo accadrebbe anche se andassi a prendere un altro punto, per esempio questo punto qua avrebbe da F1 una certa distanza più quest'altra distanza da F2, ok, avrei quindi D1, D2, che sarebbe uguale a 4. Ok, quindi questo indica che c'è una proprietà che caratterizza l'ellisse
ed è questa, della conservazione della somma delle distanze dai punti fissi detti fuochi. Vediamo adesso, e terminiamo con questo altro luogo geometrico nel piano, l'iperbole. L'iperbole, che qua vediamo disegnata, con questi due rami, si chiamano rami dell'iperbole, ha dei fuochi F1, F2. Per l'iperbole vale una condizione di questo tipo. È costante il valore assoluto della differenza delle distanze da due punti fissi detti fuochi dell'iperbole. Cosa vuol dire? Come per l'ellisse, se vado a considerare per esempio il punto A che appartiene all'iperbole o il punto C, quindi questi due punti appartenenti all'iperbole, cosa accade? Accade che misurando le distanze dei fuochi e andando a fare la differenza, qua si parla di valore assoluto, perché cosa intendiamo per valore assoluto? Facciamo un esempio, quindi valore assoluto intendiamo, si indica con questa barretta verticale, faccio un esempio, se ho 12 meno 13 in valore assoluto otteniamo 12 meno 13 meno 1, valore assoluto di meno 1, 1, cioè il valore assoluto mi restituisce la quantità positiva, toglie di mezzo il segno meno, vediamola così. Ma a parte questo, che era un richiamo di modulo o valore assoluto si dice anche modulo, è costante per l'iperbole la differenza delle distanze da due punti fissi detti fuochi, perché se noi andassimo a considerare 16,83 meno 4,83 otteniamo 12. Allo stesso modo, se andiamo a fare 15,38 meno 3,38 otteniamo 12, e questo vale per qualsiasi altro punto dell'iperbole. C'è una proprietà caratteristica che ci permette di dire che è questa della differenza che rimane costante, e per questo motivo possiamo considerare anche l'iperbole come un luogo geometrico piano. In questo video abbiamo visto il luogo geometrico. Nel piano, nello spazio, cos'è il luogo geometrico? Abbiamo visto alcuni esempi. Io come sempre ti ringrazio per l'attenzione, ti invito a iscriverti al mio canale, a lasciare un like e ad attivare la campanella per le notifiche future, per essere sempre aggiornato. Al prossimo video, ciao ciao, a presto!